Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo. Che sono nel mondo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del mercoledì della terza settimana di Quaresima, terza del Salterio. Consacriamo tutto di noi a Dio e affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti e il Re della Gloria. Venite, adoriamo Cristo, Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Inno delle lodi. Nella Santa Assemblea o nel segreto dell'anima, prostriamoci e imploriamo la divina clemenza. Dall'ira del giudizio, liberaci, o Padre buono, non togliere ai tuoi figli il segno della tua gloria. Ricorda che ci plasmasti col soffio del tuo spirito, siamo tua vigna, tuo popolo, opera delle tue mani. Perdona i nostri errori, sana le nostre ferite, guidaci con la tua grazia alla vittoria pasquale. Sia lode al Padre Altissimo, al Figlio e al Santo Spirito, come era nel principio, ora e nei secoli eterni. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli. Perché hai detto, la mia grazia rimane per sempre. La tua fedeltà è fondata nei cieli. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide il mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, darò un trono che duri nei secoli. Cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Domini l'orgoglio del mare, lachi il tumulto dei suoi frutti. Tu hai calpestato Rahab come un vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Tabor e l'Hermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nella tua giustizia trova
perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà. Che è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio. Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Qui non trionferà il nemico, lo opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia. La mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio. Dio ha promesso a Davide suo servo: per sempre durerà la tua discendenza. se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi. Io con la verga il loro peccato, con flagelli la loro colpa. Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. Certo non mentirò a Davide. In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. ha promesso a Davide suo servo, per sempre durerà la tua discendenza. Convertitevi e fate penitenza. Fatevi nuovi nel cuore e nello spirito. Nel libro dell'Esodo,
In quei giorni Mosè, presa la tenda, l'aveva piantata fuori dell'accampamento, ad una certa distanza dell'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Appunto, a questa tenda del convegno, posta fuori dall'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda. Guardavano passare Mosè, finché fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda, e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda. Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè, figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Mosè disse al Signore: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Quando il Signore scese nella nube, si fermò là presso Mosè e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla 3ª e alla 4ª generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le 2 tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè, mentre egli scendeva dal monte. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore. Ma Aronne e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò e Aronne con tutti i capi della comunità andò da lui. Mosè parlò a loro, si avvicinarono, dopo di loro tutti gli israeliti, ed egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso. Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo fino a quando fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore.
Mosè poneva un velo sul suo volto, e quel velo rimane per i figli di Israele. Quando si convertiranno al Signore, quel velo sarà tolto. Noi tutti invece, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quando si convertiranno al Signore, quel velo sarà tolto. Dal libro ad Autolico di San Teofilo di Antiochia, vescovo. Se dici, fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò. Fammi vedere l'uomo che è in te, io ti mostrerò il mio Dio. Fammi vedere quindi se gli occhi della tua anima vedono e le orecchie del tuo cuore ascoltano. Infatti, quelli che vedono con gli occhi del corpo percepiscono ciò che si svolge in questa vita terrena e distinguono le cose differenti tra di loro. La luce e le tenebre, il bianco e il nero, il brutto e il bello, l'armonioso e il caotico, quanto è ben misurato e quanto non lo è, quanto eccede nelle sue componenti e quanto ne è mancante. La stessa cosa si può dire quanto è di pertinenza delle orecchie, e cioè i suoni acuti, i gravi e i dolci. Allo stesso modo si comportano anche gli orecchi del cuore e gli occhi dell'anima, in ordine alla vista di Dio. Dio infatti viene visto da coloro che lo possono vedere, cioè da quelli che hanno gli occhi. Ma alcuni li hanno annebbiati e non vedono la luce del sole. Tuttavia, il fatto che i ciechi non vedono non si può concludere che la luce del sole non brilla. Giustamente, perciò essi attribuiscono la loro oscurità a se stessi e ai loro occhi. Tu hai gli occhi della tua anima annebbiati per i tuoi peccati e le tue cattive azioni. Come uno specchio risplendente, così deve essere pura l'anima dell'uomo. Quando invece lo specchio si deteriora, il viso dell'uomo non può essere visto in esso. Allo stesso modo, quando il peccato ha preso possesso dell'uomo, egli non può più vedere Dio. Mostra dunque te stesso. Fa vedere se per caso non sei operatore di cose indegne, ladro, calunniatore, iracondo, invidioso, superbo, avaro, arrogante, con i tuoi genitori. Dio non si mostra a coloro che operano tali cose, se prima non si siano purificati da ogni macchia. Queste cose ti ottenebrano, come se le tue pupille avessero un diaframma che impedisce loro di fissarsi sul sole. Ma se vuoi, puoi essere guarito. Affidati al medico ed egli opererà gli occhi della tua anima e del tuo cuore. Chi è questo medico? È Dio, il quale per mezzo del Verbo e della sapienza guarisce dalla vita. Dio per mezzo del Verbo e della sapienza ha creato tutte le cose. Infatti, dalla sua parola furono fatti i cieli e con il soffio della sua bocca ogni loro ornamento. La sua sapienza è infinita. Con la sapienza Dio ha posto le fondamenta della terra, con la saggezza ha formato i cieli. Per la sua scienza si aprono gli abissi, le nubi stillano rugiada. Se capisci queste cose, o uomo, e se vivi in purezza, santità e giustizia, puoi vedere Dio. Ma prima di tutto vadano innanzi nel tuo cuore la fede e il timore di Dio, e allora comprenderai tutto questo. Quando avrai deposto la tua mortalità, ti sarai rivestito dell'immortalità. Allora vedrai Dio secondo i tuoi meriti.
Egli infatti fa riuscire insieme con l'anima anche la tua carne, rendendola immortale, e allora, se ora credi in Lui, divenuto immortale, vedrai l'immortale. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora i giorni della salvezza. Presentiamoci come servi di Dio, con le armi della giustizia e la potenza di Dio. Siamo costanti nelle preghiere e nei digiuni, con purezza e sapienza, con parole di verità. Con le armi della giustizia e la potenza di Dio. Rallegra l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera. Sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi audirai. Fra di dei nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. I popoli che hai creato verranno, si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, solo sei Dio. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammino. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia, dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele. Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici,
perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. rallega l'anima del tuo servo, Signore, a te innalzo l'anima mia. Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è fatto degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali. Si dà gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. beato Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà. Acclamate al Signore nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. E ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore e la sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate e esultate con canti di gioia. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso. Con la tromba e al
Acclamate al Signore nostro Dio. Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male, costui abiterà in alto. Fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. È fedele ai tuoi insegnamenti. E cammina nella tua legge. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Beato chi ti cerca con tutto il cuore e cammina nella tua legge. Non sono venuto ad annullare la legge o i profeti, ma a dare il compimento, dice il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Dio senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Non sono venuto ad annullare la legge o i profeti, ma a dare il compimento, dice il Signore. Il Cristo ci guida alla salvezza per fare di noi una umanità nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da questa meravigliosa vocazione, preghiamo. Signore, rinnova la nostra vita nel tuo Spirito. Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinnovaci profondamente. Perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme. Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore. Perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia, nella fraternità e nella pace. Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia e di mollezza e di egoismo. Donaci il giusto del lavoro assiduo e serio per il premio celeste. Liberaci dal male. Perché il Dio suo in noi insiste sufficiente nella vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che, docile all'azione dello Spirito, io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto d'ingresso, Cristo Gesù Salvatore, pagina 49. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, vogliamo oggi pregare e ringraziare pubblicamente il Signore per tutte le necessità dell'uomo, per il lavoro, per il pane. E chiediamo perdono anche per quelle volte quando non abbiamo voluto lavorare o abbiamo usato male le risorse della terra. Chiediamo perdono per tutti gli altri peccati commessi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle per molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concede a noi, o Signore, che nutriti dalla Tua parola e formati nell'impegno quaresimale, ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio.
Mosè parlò al popolo e disse: Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, e le norme perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Celebra il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore, Gerusalemme. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Celebra il Signore, Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore, Gerusalemme. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Che sarebbe l'uomo senza
regole senza leggi, norme o i comandamenti? Sono regole secondo quale l'universo funziona. Sono dei comandamenti affinché l'uomo possa vivere secondo Dio. Per alcuni pare che siamo un po' assaltati dalle regole, dalle leggi. Per esempio, tante regole in casa, per esempio per i bambini, a scuola, al lavoro, nella chiesa, nelle varie istituzioni e così via. E le vogliono togliere. Cambiamo la normalità delle cose. Cambiamo la natura, l'ambiente, la nostra identità corporale e nella Chiesa vogliamo che si aboliscano alcune norme, leggi o comandamenti. Però una vita, una Chiesa, una società senza regole o norme sperimenterà una grande confusione. Poi ci mancano i principi sani su cui si basa una norma, una legge. Proprio qui sta il problema. Eliminando il principio e il valore di una realtà, si toglie anche la regola su cui sta. Però senza di essa si vive male e disordinato. Sembra che abbiamo rinunciato all'ordine. Si desidera sfidare l'ordine delle cose così come Dio ha lasciato. La legge deve rimanere, che si deve perfezionare, come dice Gesù nel Vangelo, ben venga, ma la legge, il comandamento giusto devono rimanere per lo sviluppo della società e per la crescita umana e spirituale dell'uomo. Allora, non trasgredire le regole, le leggi e i comandamenti, e di dare un buon esempio anche agli altri di come rispettarli, soprattutto ai bambini e ai giovani di oggi, che io personalmente li vedo confusi, perduti. Alcuni non sanno come comportarsi con i loro genitori, oppure a scuola, con la Chiesa o in società. Poi i professori, i genitori, i sacerdoti trovano la stessa problematica nell'insegnare a loro i valori cristiani e quelli civili, per una Chiesa santa e un mondo sano. Amen. Come il creato in questa stagione si sta rivelando, così anche la Chiesa in questo tempo favorevole si prepara con la preghiera, il digiuno e l'elemosina alla Pasqua del Signore per una nuova fioritura di fede e di carità. Preghiamo Dio Padre perché rafforzi il nostro impegno di rinnovamento umano e cristiano. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Divino seminatore, fa fiorire nella Chiesa l'integrità della fede, la santità della vita, la carità fraterna, perché avvinta al legno della croce innalzi i suoi virgulti fino al cielo. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Signore della storia, ricolma del tuo spirito coloro che hanno responsabilità di governo, perché il loro impegno come seme fecondo porti frutti abbondanti per l'intera società. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Padre buono,
proteggi le famiglie, specialmente quelle ferite e affaticate, perché superate le difficoltà siano nella società un modello di vita nuova, fondata sul perdono e sulla comunione. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Sorgente della gioia, guarda con benevolenza i giovani del mondo, perché il loro generoso entusiasmo porti una ventata d'aria nuova nella società e nelle istituzioni. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. Custode del creato, veglia sul genere umano, perché ogni progresso sia attuato nella giustizia e nella concordia, e i frutti della terra e del lavoro siano condivisi con i piccoli e i poveri. Noi ti preghiamo. Padre, fonte della vita, ascoltaci. O Dio, sorgente inesauribile di vita, sostieni con la forza del tuo Spirito l'umanità che aspira alla giustizia e alla pace. Resti salda in ogni uomo la fede nella vittoria del bene sul male, promessa e attuata nella croce del tuo Figlio, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La presentazione dei doni salga da questo altare, pagina 143. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, le offerte e le preghiere del tuo popolo e difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Gloria
triamente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Fonte Viva, pagina 167. Che
Preghiamo. Il pane del cielo di cui ci siamo nutriti ci santifichi, o Signore, e liberati da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Concedi al tuo popolo, Signore, di desiderare ciò che ti è gradito, perché solo nella conformità al tuo volere sarà ricolmato di ogni bene, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Andrò a vederla un dì. Pagina 20. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Oggi scopriamo chi è Fra Stefano. Ciao, oggi scopriamo chi è Fra Stefano e alla fine sveleremo anche dove è stata scattata questa fotografia nel 1973. Da oggi comincio a rispondere alle vostre domande. Per la verità sto già facendo il possibile per leggere tutti i commenti e rispondere, anche se non riesco sempre a starci dietro. Comunque adesso ho pensato anche di rispondere così parlando a tu per tu. Prima domanda.
Chi è Fra Stefano? Amici miei, mettiamoci subito in viaggio perché c'è della strada da fare. Mentre siamo in viaggio vi racconto qualcosa. Sono ormai alcuni mesi che ci vediamo tutti i giorni, ma oltre al nome sapete poco o niente di me. E sapete come me ne sono accorto? Ehi Beppi, guarda qui cosa mi scrivono. Buongiorno Don Stefano, grazie per la riflessione. Don? Grazie Fra Stefano, scusi la domanda, ma lei è anche un prete? Un prete? Serena giornata Fra Francesco. Grazie. Francesco? Beppi, mi chiamano Francesco. È importante stabilire questa conoscenza reciproca perché noi ci troviamo per qualcosa di importante che riguarda la vita interiore. Allora cominciamo col nome. Io sono Stefano Bordignon e siccome sono un frate mi chiamo Fra Stefano. Faccio parte dell'Ordine dei Servi di Maria, un antico ordine religioso fondato nel 1233 a Firenze, una famiglia religiosa molto bella. Siamo servi di Maria perché, come Maria, vogliamo essere docili allo Spirito Santo per seguire Gesù Cristo, nostro Signore, ed essere al servizio del Padre, della Chiesa e di tutta l'umanità. Mi piacerebbe parlarvene in futuro, ma per il momento aggiungo solo questa curiosità. Noi frati servi di Maria, quando diventiamo frati con la professione religiosa, aggiungiamo al nome di battesimo anche il nome Maria, per cui il mio nome completo è Fra Stefano Maria. Qualcuno mi ha chiesto se sono un italiano, forse per il mio accento, che non si capisce bene da quale dialetto salta fuori. Comunque, la risposta è sì, sono italiano, nato vicino al confine tra Lombardia e Veneto, e poi quando sono diventato frate sono passato per diversi conventi e questo mi ha portato a mescolare un po' i dialetti. Da 3 anni sono in comunità nel convento della Santissima Annunciata di Rovato, in provincia di Brescia, che tra l'altro è il primo convento in cui sono entrato, proprio 20 anni fa, nel 2001. Qui siamo solo in 2 frati, Fra Ermanno e io, e portiamo avanti con serenità la nostra vita comunitaria e le celebrazioni nella Chiesa e naturalmente anche questa bellissima famiglia del Vangelo del giorno. Quando ho detto che vi avrei ricordati nella Santa Messa, qualcuno è rimasto stupito. Ma come? Allora sei anche un prete? Sì, sono stato ordinato sacerdote a Vicenza nel 2010. In quel tempo ero in comunità a Monteberico, una bellissima comunità, santuario dedicato a Santa Maria. Tenete conto che per noi frati è una cosa abbastanza comune. La maggior parte dei nostri frati sono anche sacerdoti e quindi celebriamo i sacramenti e la Santa Messa naturalmente. Altra domanda che ogni tanto salta fuori. Allora perché non ti fai chiamare padre? La risposta è che preferisco evidenziare il legame fraterno che ci unisce e voglio chiamare padre solo il Padre nostro che è nei cieli e noi siamo tutti fratelli e sorelle. Non è così? E ora ci fermiamo. Un monaco del deserto una volta disse: quando mangi, fermati prima di avere lo stomaco pieno. E così anche noi ci fermiamo. A Dio piacendo, un po' alla volta risponderò ad altre domande e se ti fa piacere lascia sotto un commento, dimmi quello che vuoi sapere e se hai qualche suggerimento da darmi. Considera, questo è l'unico modo che abbiamo per conoscerci. Quindi scrivi e approfitto anche di questo dialogo per un sincero ringraziamento. È una cosa bellissima questo legame che è nato tra di noi, che tu abbia accolto l'invito ad ascoltare il Vangelo ogni giorno. Non sempre è facile trovare il tempo, non sempre il commento è all'altezza. Comunque questa piccola goccia che ogni giorno cade nei nostri cuori porta vita, luce, guarigione interiore.
Eccoci, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Questa è la casa dove sono nato nel 1972 e andiamo anche a vedere dove è stata scattata quella foto che abbiamo visto all'inizio, nel 1973. Andiamo. Eccoci arrivati, è qui che è stata scattata quella prima foto dove io ero un bambino nel pollaio ed è qui che è nata la mia passione per gli animali. Ciao ciao! Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno mercoledì 15 marzo, Santa Luisa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, che nutriti dalla Tua parola e formati nell'impegno quaresimale ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non so se è capitato anche a voi che qualcuno sia venuto a contestare la vostra fede citando alcuni passi dell'Antico Testamento. Per esempio dicendo: come fate a credere in un Dio che ha ordinato di fare le guerre e di sterminare i nemici? Come fate a credere in un Dio che crede che il popolo di Israele sia al di sopra di tutti gli altri popoli? Come fate a credere in un Dio che dice che per entrare in alleanza con Lui è necessario farsi circoncidere? E via dicendo. Si potrebbero citare altri 1000 passi dell'Antico Testamento che sono in contrasto non solo con la sensibilità moderna, ma anche con l'annuncio del Vangelo. E allora cosa deve fare il buon cristiano? Deve obbedire anche a tutto quello che c'è scritto nell'Antico Testamento? Gesù ha portato a compimento l'Antico Testamento e per capire cosa significa potremmo pensare agli scritti antichi come ad un frutto acerbo, che in Gesù Cristo è diventato un frutto maturo e dolce. Così gli scritti antichi sono importantissimi, sono stati indispensabili per arrivare alla piena rivelazione di Gesù. E tuttavia, come un frutto acerbo, se uno lo mangia così com'è potrebbe venirgli il mal di pancia. Così noi cristiani accogliamo con venerazione l'antica rivelazione, ma anche con prudenza e discernimento, sapendo che ogni versetto ha significato solo nella misura in cui ci guida alla pienezza dell'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Manteniamoci sempre uniti
non solo nell'ascolto del Vangelo, ma anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. E oggi è arrivato il Beppi, eccolo qua, dove sei? Beppi, non girarmi attorno, eccolo qua. Eccolo qua, è un furbetto, eh? L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno.
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa degli ultimi, il tuo passo veloce è andato sempre verso i più deboli e più abbandonati, per contestare in silenzio coloro che sono ricchi di potere e di egoismo. L'acqua dell'ultima cena è passata nelle tue mani instancabili, indicando a tutti coraggiosamente la strada della vera grandezza. Madre Teresa di Gesù, tu hai sentito il grido di Gesù nel grido degli affamati del mondo e hai curato il corpo di Cristo nel corpo piagato dei lebbrosi. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria, per accogliere nel nostro cuore l'amore che rende felici. Amen. Ti adoro, o mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di Santa Madre Teresa di Calcutta. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria.
preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare.
Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle, benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo mio come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Preghiera di intercessione a Santa Madre Teresa di Calcutta. Santa Teresa di Calcutta, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, alla fine di queste preghiere del mattino vi do la santa benedizione. Per intercessione di Santa Madre Teresa di Calcutta, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A voi tutti, fratelli e sorelle, auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e Santa Madre Teresa di Calcutta vi guidi in questo santo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. L'incontro di Luisa de Maria con Vincenzo de Paul o de Paoli, sul finire del 1624, determinò una svolta rivoluzionaria nell'esercizio della carità e nella vita religiosa. Voi avete per monastero, ripeteva San Vincenzo alle prime figlie della carità, delle quali Santa Luisa de Maria fu cofondatrice, solo le case degli ammalati, per cella una camera d'affitto, per cappella la chiesa parrocchiale, per chiostro le vie della città, per clausura l'obbedienza, per grata il timor di Dio, per velo la santa modestia. Sono parole che, meglio di ogni profilo biografico, dipingono la vita della santa odierna, umile, intelligente ed utile collaboratrice del grande santo della carità. Solo Dio conosce quale forza d'animo ella possieda, disse San Vincenzo, a commento della sua attività instancabile, nonostante le precarie condizioni di salute e le molte tribolazioni. Figlia naturale di Luigi de Marillac, signore de Ferrières e consigliere al Parlamento, ebbe un'infanzia agiata. Ma dopo il 1604, morto del padre, la 14enne Luisa fu tolta dal Regio Collegio e affidata a una signorina povera, forse sua madre, che l'avviò al lavoro. In questo periodo Luisa conobbe la sua origine e ne soffrì, maturando il proposito di farsi religiosa. I parenti decisero altrimenti e Luisa il 5 febbraio 1613 sposò lo scudiero e segretario di Maria de' Medici, Antonio Legras. Il 19 ottobre di quell'anno le nasceva un bimbo, Michele. La lunga malattia del marito e le sopraggiunte difficoltà finanziarie turbarono quasi sul nascere l'armonia tra i due coniugi, al punto che Luisa pensò alla separazione.
I frequenti colloqui con San Francesco di Sales, incontrato la prima volta a Parigi nel 1618, l'aiutarono a superare questo difficile momento. Poi Vincenzo De Paoli l'associò alla progettata fondazione dell'Istituto delle Figlie della Carità. Poco dopo, nel dicembre 1625, morto il marito ed entrato in seminario il figlio Michele, Luisa poté accogliere in casa sua le prime giovani venute dal contado per mettersi al servizio dei poveri, in collaborazione con le Dame della Carità. Era il primo nucleo della nuova rivoluzionaria congregazione. Restò sulla breccia fino all'ultimo momento. Morì il 15 marzo del 1660, pochi mesi prima del padre dei poveri, da cui attinse la semplicità della vita interiore e lo spirito pratico. In sintonia con il pensiero del santo fondatore, secondo il quale la santità è tanto più vera quanto più nascosta, Luisa de Marillac ebbe gli onori degli altari soltanto l'11 marzo 1934. Nel 1960 Papa Giovanni XXIII la dichiarava patrona delle assistenti sociali. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli». Oggi il tema è l'atteggiamento di Gesù rispetto alla legge ebraica. Egli afferma: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». Gesù dunque non vuole cancellare i comandamenti che il Signore ha dato per mezzo di Mosè, ma vuole portarli alla loro pienezza, e subito dopo aggiunge che questo compimento della legge richiede una giustizia superiore, una osservanza più autentica. Gesù non dà importanza semplicemente all'osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della legge, puntando soprattutto sull'intenzione e quindi sul cuore dell'uomo, da dove prendono origine le nostre azioni, buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all'azione dello Spirito che ci rende capaci di vivere l'amore divino. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sul silenzio di San Giuseppe. Il Vangelo non ci riporta nessuna sua parola e questo è un grande insegnamento. Questo tacere ci imparte una grande lezione, l'importanza del silenzio come atmosfera vitale per crescere spiritualmente. Nel silenzio si trova Dio,
lo si adora, lo si ascolta. Senza silenzio non vi è vita interiore. Il silenzio di San Giuseppe è segno del suo spessore spirituale, della sua santità, della sua unione con Dio. Quanto più ci avviciniamo a Dio, tanto più si sente la necessità di fare silenzio e di salvaguardare il silenzio attorno a noi. Tutti i maestri di vita spirituale hanno amato e insegnato il silenzio come necessità di tutte le anime che desiderano Dio e lo vogliono amare con tutto il cuore. Si narra che Sant'Arsenio, mentre era in orazione, udì queste parole: «Fuggi, taci, resta tranquillo». In questi 3 piccoli verbi possiamo vedere il cammino spirituale di chi vuole ascendere il monte della perfezione. Prima di tutto egli deve cercare la solitudine, poi deve immergersi nel silenzio e così potrà giungere alla pace interiore, alla pace del cuore. Il silenzio non è qualcosa di sterile. Come si legge nella vita di San Francesco d'Assisi, esso è ascolto degli arcani colloqui del cielo, ovvero è ascolto di Dio. Così infatti scriveva il suo biografo: «Da allora in poi, affrancato dalle catene dei desideri mondani, quello spregiatore del mondo abbandonò la città e libero e sicuro si rifugiò nel segreto della solitudine per ascoltare, solo e nel silenzio, gli arcani colloqui del cielo». Così e molto di più faceva San Giuseppe. Raffiguriamocelo nella casetta di Nazareth, tutto immerso nell'ascolto interiore di Gesù. E più ancora pensiamo alla Natività di Betlemme. San Giuseppe guardava il bambino Gesù, lo guardava e l'amava, e in quel silenzio Gesù parlava al suo cuore. Sicuramente quella santa notte di Betlemme trascorse nel silenzio adorante e commosso per il mistero del Dio fatto bambino. E così dovranno essere le nostre adorazioni: guardare e amare, guardare con silenzio adorante il mistero di Dio, il quale per nostro amore ha preso le sembianze di un po' di pane. Non dobbiamo credere che una vita ritirata sia sterile ed egoista. Chi ricerca il silenzio esercita la più grande carità, perché prega per tutto il mondo e per ciascuno in particolare. Le anime contemplative che si sprofondano nella preghiera, nella solitudine, come angeli in terra, rannodano la terra al cielo. Solo in paradiso scopriremo tutto il valore della loro vita. Sul loro esempio e soprattutto sull'esempio di San Giuseppe dobbiamo prendere il proposito di ritagliarci dei momenti di silenzio e solitudine. Fosse anche solo una mezz'ora, dobbiamo proporci fermamente di rimanere fedeli a questo impegno. Un altro proposito molto bello sarà quello di rinunciare a voler sempre avere l'ultima parola. Lasciamo che sia Dio a parlare nel nostro cuore e ascoltiamolo. E preghiamo San Giuseppe che voglia illuminarci interiormente. Siamo docili alle sue ispirazioni. È una logica conseguenza. Se manca il silenzio non percepiamo le ispirazioni celesti e se non percepiamo le ispirazioni celesti non sappiamo come agire e siamo come dei ciechi. Ci manca la luce per vedere la strada giusta. In questa Santa Quaresima proponiamoci di fare più silenzio, di mettere a tacere la televisione, di non perdere troppo tempo con il telefonino, di dedicare più tempo alla preghiera e alla meditazione. E domandiamo a San Giuseppe la grazia di giungere al silenzio interiore che consiste nell'avere la mente e il cuore liberi da pensieri inutili e vani interessamenti.
In Quaresima si è soliti parlare di digiuno. Ebbene, anche i nostri occhi e le nostre orecchie hanno bisogno di digiuno. Mettiamoci anche noi in silenzio e ascoltiamo anche noi, come San Giuseppe, come San Francesco e tutti i santi, gli arcani colloqui del cielo. Terminiamo ora con la preghiera della novena, domandando a San Giuseppe la virtù del silenzio. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi è tratta dal libro del Deuteronomio. Si tratta di un discorso di Mosè al popolo che si può sintetizzare in 3 punti. Ascoltare le leggi di Dio, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, metterle in pratica affinché le mettiate in pratica, insegnarle al prossimo. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ascoltare le leggi di Dio significa conoscere sempre più profondamente la volontà di Dio che si manifesta nella sua parola, nei comandamenti, in ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Ci vuole dunque una profonda formazione cristiana, una formazione continua. Concretamente ci vuole un'assidua meditazione della parola di Dio e una buona conoscenza del catechismo. Ecco dunque un buon proposito per questa Quaresima, conoscere di più la Sacra Scrittura e la dottrina della Chiesa. Ma non basta conoscere, bisogna anche mettere in pratica tutto quello che si apprende. La verità non deve essere solo creduta, ma soprattutto vissuta. C'è un unico modo per mettere in pratica la verità divina, amarla. La verità deve passare dalla mente alla vita, ma per passare alla vita c'è un passaggio obbligato, deve entrare nel cuore. Per amare la verità bisogna farla entrare nel nostro cuore mediante la preghiera e la meditazione. La verità è attraente di per sé, ha uno splendore che affascina, come ci ricordava Giovanni Paolo II con l'enciclica Veritatis Splendor, lo splendore della verità. Ma per lasciarci affascinare dalla verità dobbiamo meditarla e approfondirla. Una volta entrata nel cuore, il gioco è fatto, facilmente si tradurrà in vita pratica. L'unica pratica che piace veramente al Signore è la pratica fatta con amore e per amore.
Se non è fatta con amore, è solo una forzatura che denota la nostra enorme mancanza di preghiera. Se si conosce la verità, se la si ama e la si vive, si sentirà la necessità di testimoniarla, di insegnarla a tutti. Insegnare la verità, illuminare le menti, è una grandissima opera di carità. Non se ne parla molto ai giorni d'oggi, purtroppo. Oggi siamo un po' tutti pragmatici e rischiamo di trasformare il cristianesimo in una organizzazione volta alla promozione umana. Dobbiamo essere dei martiri. La parola martire viene dal greco e significa testimone. I martiri sono i cristiani che hanno testimoniato la verità fino all'effusione del sangue. Insegnare la verità non significa imporre la propria convinzione, volerla spuntare ad ogni costo, ma significa insegnarla col proprio esempio, umile e caritatevole, con la nostra parola che sgorga dal cuore. Dobbiamo testimoniare la verità e la dobbiamo insegnare integralmente. Di questa necessità di insegnare integralmente la verità parla il Vangelo di oggi. Gesù dice: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Essere considerato minimo nel regno dei cieli significa non essere considerato per niente, significa essere estromesso dal regno dei cieli. È una cosa negativa non mettere in pratica la verità, ma è peggio dare agli altri un insegnamento sbagliato. Purtroppo, quando non si vive in modo coerente, si tende ad abbassare la verità al proprio livello e a insegnarla così abbassata anche agli altri. È questo una forma di scandalo, uno dei peccati più brutti. Invece, chi osserverà i precetti e li insegnerà agli altri sarà considerato grande nel regno dei cieli, ovvero sarà salvo e salirà molto in alto in paradiso. Da ciò si capisce quanto sia grande quest'opera di carità. È la carità più grande anche delle opere di misericordia corporale. Infatti, in paradiso si può andare anche se non siamo soccorsi nelle nostre necessità materiali, come ad esempio nella parabola Lazzaro, ma non si va in paradiso se si vive assistiti in tutte le nostre necessità materiali, ma in una ignoranza colpevole della verità. La verità dunque deve essere insegnata integralmente. Ecco la carità più impellente, e il segreto di ogni buon maestro della verità è quello di rendere amabile il suo insegnamento. Dunque, siano questi i nostri impegni di vita: conoscere sempre più la verità, viverla fedelmente e insegnarla con il nostro esempio e la nostra parola. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vogliamo accogliere la presenza di Gesù. Lo vogliamo fare in questo momento. Invito ognuno di noi a mettere un'intenzione particolare per questa Eucaristia. Ci prepariamo chiedendo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, che nutriti dalla Tua parola e formati nell'impegno quaresimale, ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore, Gerusalemme. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Celebra il Signore, Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore, Gerusalemme. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Stiamo compiendo il nostro cammino di Quaresima, un cammino di conversione, dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, dalle tenebre alla luce. Non è solo una questione di Pasqua questo atteggiamento, ma lo è anche nel cammino che stiamo facendo. Perché? Perché è proprio nel cammino che riesco a capire, ma anche vivere e celebrare quello che è questo passaggio della vita nuova nel giorno di Pasqua. Allora anche le letture ci invitano alla conversione, ci invitano a un atteggiamento diverso del cuore e anche della nostra vita. Sia la prima lettura che anche l'esperienza del Vangelo sostengono come l'importanza degli insegnamenti che ha dato il Signore al popolo di Israele, l'importanza di quel rapporto con Lui tramite delle norme, tramite delle leggi, che io ti ho insegnato, cioè segnato dentro. Cosa accade? Accade che al tempo di Gesù molti di questi insegnamenti, soprattutto da coloro che insegnavano, venivano per certi versi anche trasformati in altro. Si è perso o si stava perdendo quella che era l'intenzione originaria di Dio con il suo popolo. Gesù riprende questo aspetto e dice: io non vengo ad abolire la legge, ma voglio dare compimento, cioè voglio portare a pienezza. Non voglio cambiare le cose, stravolgerle, ma voglio che vengano nell'intenzione e maturino nell'intenzione originaria di Dio. Ed è forse il cammino di ognuno di noi, chiamato a diventare e a essere compimento in quello che facciamo e in quello che siamo. Attraverso che cosa? Attraverso l'esperienza del voler bene, attraverso l'esperienza dell'amore. Il compimento di ognuno di noi passa per la nostra capacità d'amare ed è la stessa presenza di Gesù che ci riporta in questa attenzione, in questa modalità, in questo cammino.
Guarda come tutti noi abbiamo bisogno di conversione per esprimere la nostra capacità di amare, che poi è l'intenzione originaria di Dio nel dire diventa te stesso, diventa ciò che sei, diventa ciò che il Signore ti ha dato, ti ha detto. Guarda come allora ognuno di noi è chiamato a questa conversione, ma è chiamato anche a questo cammino, ma è chiamato altrettanto a fare i passi. Quanto e come, e il Signore ha ripreso anche questi aspetti, ognuno di noi si porta dei talenti, si porta delle cose belle. Io sono venuto a portare compimento, tira fuori, deciditi, fai in modo che venga fuori il chi sei, nella tua capacità di voler bene attraverso la vita che hai. Guarda come la presenza di Gesù in questo ci va a toccare nel nostro profondo per tirar fuori ciò che siamo, portare a compimento. Non sono solo determinate regole da rispettare, ma anche il chi siamo da far venire fuori. E forse oggi una piccola decisione possiamo prenderla nell'arco di questa giornata, nel portare a compimento, cioè nel deciderci nella nostra capacità di voler bene. In fondo, se facciamo questo, forse quanto beneficio hanno altri che sono attorno a noi. E forse anche noi chiederemo di fare altrettanto a loro, perché anche noi ne abbiamo questo beneficio. Non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te. Ecco, forse questa è anche una maniera per deciderci in questo compimento che il Signore chiede oggi, il passo possibile attraverso la quotidianità che viviamo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Signore, le offerte e le preghiere del tuo popolo e difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo
Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Padre, ricordati della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Illuminati dallo Spirito, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria in secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Preghiamo. Il pane del cielo di cui ci siamo nutriti ci santifichi, o Signore, e liberati da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Concedi al tuo popolo, Signore, di desiderare ciò che ti è gradito, perché solo nella conformità al tuo volere sia ricolmato di ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Accendiamo ora la lampada che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, con il tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Preghiamo grazie a Dio.
Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Signore, 1 Corinzi 9, 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 1 Corinzi
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci condurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Gloria
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Secondo mistero. Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché Egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.
quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia bella, e vieni, presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia bella, e vieni, presto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quinto mistero. Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata Regina del cielo e della terra. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Dio Padre Celeste, Dio Figlio Redentore del mondo, Dio Spirito Santo, Trinità Santissima, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Intemerata, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine venerabile, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente,
Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio degno di onore, modello di vera pietà, rosa mistica, torre di David, torre di avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute dei malati, rifugio dei peccatori, conforto degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Amen.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Haire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso, in questo momento, mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che nel sacrificio del Figlio unigenito hai aperto l'accesso alla vita eterna, e fondi nei nostri cuori lo spirito del tuo amore, affinché ricevendo te in dono, impariamo quotidianamente a farci dono. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà, chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scotte le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non udire patti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà acqua assicurata. Il Cristo ci guidi alla salvezza per fare di noi
una comunità nuova in un mondo pienamente rinnovato. Affascinati da questa meravigliosa vocazione, preghiamo. Signore, che hai promesso cieli nuovi e terra nuova, rinnovaci profondamente, perché possiamo unirci a te nella nuova Gerusalemme. Donaci di collaborare con te per trasformare il mondo con il tuo amore, perché la nostra città terrena progredisca nella giustizia, nella fraternità e nella pace. Aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia, di mollezza e di egoismo. Donaci il gusto del lavoro assiduo e serio per il premio celeste. Liberaci dal male, perché niente oscuri in noi il senso cristiano della vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonare Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, rivolga a noi il suo sguardo e ci doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, invochiamo ancora una volta la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, mia gravidissima. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore nostro, Dio Onnipotente,
Dio abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi a noi, o Signore, che nutriti dalla Tua parola e formati nell'impegno quaresimale, ti serviamo con purezza di cuore e siamo sempre concordi nella preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dei così vicini a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io vi do? Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Non ti sfuggono dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli.
Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Un piccolo pensiero in questo tempo di Quaresima in cui veramente ci prepariamo ad ascoltare e cerchiamo di ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Una parola di Dio che è importante, ce lo dice Gesù anche in questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Una parola di Dio che serve a rischiarare le nostre anime, perché dà il senso della nostra vita, della nostra esistenza. Ci dice qual è, appunto, il senso di tutto quello che ci succede, di tutto quello che ci capita, il nostro soffrire, il nostro amare, il nostro donarsi agli altri, anche le cose negative, alla luce della parola di Dio, che diventa anche misericordia e perdono, trovano il loro posto nella storia della redenzione, dove ci sono sicuramente anche i nostri fallimenti, ma c'è soprattutto e vince tutto e si esercita su tutto la misericordia di Dio. Ecco, allora ascoltare la parola di Dio significa anche scoprire qual è il nostro posto nella storia della salvezza e senza aver paura di mettere in luce anche quelle che sono le nostre miserie, perché tutto viene coperto dalla grande misericordia e dall'amore di Dio. Dopo l'ascolto della parola, la preghiera. Se qualcosa abbiamo imparato alla scuola di Dio, nel nostro animo ci deve essere ora desiderio e bisogno di rivolgere a Lui lodi e suppliche. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Mosè ha ammonito il suo popolo e ha invitato genitori ed educatori a farsi testimoni e banditori della propria fede, perché ciascuno di noi sia fiaccola che illumina e proclama con la santità della vita la presenza e l'amore di Dio nel mondo. Preghiamo. Abbi pietà di noi. Il nostro è un Dio che si rivela e rivelandosi si fa vicino e si comunica. Perché a tanta sua degnazione e tanta nostra ricchezza corrispondiamo con impegno, riconoscenza e perseveranza. Preghiamo. Abbi pietà. Il salmista ci ha presentato un Dio fedele e munifico, potente e buono, perché la nostra preghiera sia fermentata da questa convinzione fino a raggiungere il vertice della contemplazione. Preghiamo. Abbi pietà. Cristo è pienezza e compimento della legge, perché la nostra vita morale non si disperda nei rivoli delle 1000 prescrizioni, ma rimanga ancorata e incentrata nella persona del Salvatore. Preghiamo. Abbi pietà. Tutti i fedeli defunti siano accolti tra le schiere osannanti degli angeli e dei santi. Preghiamo. Abbi pietà di noi. O Cristo, tu che sei la via, non farci deviare nei sentieri della colpa. Tu che sei la verità, non permettere che rimaniamo nelle tenebre della cecità spirituale. Tu che sei la vita, facci vivere di te e con te, che in cielo regni glorioso nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto
frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, le offerte e le preghiere del tuo popolo e difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della santa montagna, col cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco,
nostro vescovo caro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Romilda, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma riduci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
pane del cielo di cui ci siamo nutriti ci santifichi, o Signore, e liberati da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore. Misericordia e coraggio, e di fede
Migliaia di persone si credono o fatturate o invasate dal maligno, ma in realtà sono malate. Ma il diavolo gira attorno a noi cercando chi divorare. La sua presenza è indubbia in questo mondo. In 10 casi su 100 si nota la presenza del maligno, il quale può tentarci, vessarci, perseguitarci. Può anche infestarci sia personalmente che localmente. Può anche penetrare nelle nostre facoltà inferiori, ma mai nell'anima. In questi casi parliamo di disturbi minori. Quando il male è organizzato, quando ci sono delle messe nere o il culto satanico, attuati da individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, allora è in loro che opera il maligno. Alcuni medici vengono perché non sanno spiegare alcuni disturbi personali o dei pazienti. Vengono magistrati, militari, avvocati, professori, i quali pur essendo evoluti non sanno spiegarsi alcuni fenomeni strani. Ai non credenti vorrei dire che Satana è presente in questo mondo. Gesù diceva che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, però Cristo ha vinto il maligno ed è Lui che porta la salvezza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. Facciamo nostre le intenzioni del Santo Padre e preghiamo per tutti gli ammalati e per coloro che ci sono stati segnalati. Affidiamo tutti al cuore misericordioso di Maria, nostra Madre Immacolata. Stasera di domenica preghiamo meditando i misteri della gloria del Santo Rosario, aiutati da alcune riflessioni di Papa Giovanni Paolo II. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne: presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. O Cristo, crocifisso e risorto, ti ringraziamo, ti adoriamo nella tua risurrezione. Come l'Apostolo Tommaso, che all'inizio non credette alla tua risurrezione, tocchiamo i segni della nostra redenzione sulle tue mani, sui tuoi piedi, nel tuo costato, mentre con viva fede esclamiamo: mio Signore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. Maria, regina dell'evangelizzazione, sostenga e guidi il prezioso lavoro degli operai del Vangelo e doni ai cristiani gioia ed entusiasmo sempre nuovi per annunciare Gesù Cristo con la parola e con la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Terzo mistero della gloria, la discesa dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. E lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Maria, Madre e Regina degli Apostoli, che presente nel cenacolo con i discepoli, attese in preghiera l'effusione dello Spirito ed accompagnò sin dall'inizio il cammino eroico dei missionari, ispiri oggi i credenti ad imitarla nella sollecitudine premurosa e solidale per il vasto campo dell'azione missionaria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, il Signore è con te. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Amen. Quarto mistero della gloria, l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Dal libro dell'Apocalisse. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Beata sei tu, Maria, assunta in cielo anima e corpo. Noi esultiamo, o Maria assunta, nella contemplazione della tua persona glorificata e resa in Cristo risorto, collaboratrice con lo Spirito per la comunicazione della vita divina agli uomini. In te vediamo il traguardo della santità, cui Dio chiama tutti i membri della Chiesa. Nella tua vita di fede scorgiamo la chiara indicazione della strada verso la maturità spirituale e la santità cristiana. Con te e con tutti i santi glorifichiamo Dio Trinità, che sostiene il nostro pellegrinaggio terreno e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio,
e allo Spirito Santo. Quinto mistero della gloria, l'incoronazione di Maria Vergine. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Madre della Chiesa e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a te e ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te sospiramus, gementes et flentes, in
Madre mia Maria, questa sera ho pregato i misteri gloriosi. I primi 3 mi parlano di Gesù risorto, di Gesù che sale al cielo e col Padre manda lo Spirito Santo sugli Apostoli radunati nel cenacolo in preghiera con te. Mi colpisce un particolare sorprendente che anche Papa Benedetto nel suo secondo libro su Gesù di Nazaret commenta. Gli Apostoli, dopo che Gesù si è staccato da loro, tornano a Gerusalemme pieni di gioia. Mi sarei aspettato di vederli tristi, un po' delusi, sconfortati. Poi mi ricordo delle parole di Gesù. Ecco, sono con voi ogni giorno, fino alla fine dei secoli. Credo stia qui il segreto della loro gioia. Capiscono, e io con loro, che Gesù non è scomparso per andarsene lontano, ma è entrato nella piena, definitiva comunione trinitaria, pur rimanendo stabilmente presente in mezzo ai Suoi. Lo aveva promesso. Dove 2 o più sono uniti nel mio nome, io sono presente in mezzo a loro. È questa presenza che fonda la gioia degli Apostoli e dissolve ogni paura di fronte alla grande missione che il Signore ha loro affidato. Mi sarete testimoni. La Chiesa di allora, di oggi e di sempre ha il compito di rendere presente e accessibile la salvezza in Gesù presente in lei. Adesso tocca a noi, che siamo la Chiesa di oggi, assolvere questo compito impegnativo. Allora chiediamo a te, Madre, di ottenerci dal Signore il dono dell'unità piena, fondata sull'amore reciproco. Fa che le nostre famiglie, le nostre parrocchie, le nostre comunità, le nostre associazioni siano cenacoli, anzi tabernacoli e ostensori della presenza del Signore, garantita a chi ama con lo stesso amore con cui ci ha amato Lui. Allora saremo luce e calore per l'umanità, in particolare per chi è avvolto dalle tenebre dell'incredulità o soffre per mancanza d'amore. Madre della Chiesa, Madre nostra, noi ti preghiamo con fiducia. Amen. O Vergine Maria, per fede sappiam che al fin della via in ciel ti vediam. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E ora rientriamo in clima di preghiera silenziosa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.
Ben trovato al nostro pubblico, al nostro appuntamento, al nostro settimanale di informazione sul mondo dell'occulto e sul satanismo. Anche oggi vogliamo tornare a parlare dei contatti con l'aldilà e abbiamo pensato ad un nuovo modo per parlarne. E il nostro nuovo modo per parlarne è l'ospite che adesso vi andremo a presentare. Questo perché? Perché nonostante abbiamo già parlato e quindi abbiamo già dedicato ampio spazio a dei fenomeni controversi come quello dello spiritismo, vogliamo ritornarne a far chiarezza e lo vogliamo fare in modo anche originale. Perché originale? Presento il nostro ospite, il padre Paolo Berti, grazie per essere qui. Padre Berti, lei fa l'autostoppista di mestiere o di missione? Che vuol dire fare l'autostoppista? L'autostoppista vuol dire cercare di avvicinare quella fascia di persone che non è più raggiungibile in altra maniera. E sappiamo che coloro che frequentano le nostre comunità parrocchiali girano attorno a percentuali come il 14, 15, in certe regioni si può arrivare al 20%. Una grande parte non partecipa più, però tuttavia ha qualche fondamento di fede, o perché dietro c'è la famiglia, o perché dietro c'è la moglie, o perché dietro c'è un passato. Si tratta di raggiungere queste persone e le dobbiamo raggiungere quando loro hanno il tempo di poterci dare la possibilità di raggiungerle. E l'uomo di oggi non è come l'uomo di ieri, che era nei ritmi della stagione, per cui c'era il tempo, per cui era disponibile a tutto. Un po' più frenetica la vita adesso. È frenetica, l'uomo si alza la mattina, deve prendere il metro, no, eccetera, il treno, arrivare al posto di lavoro, lavorare, ritornare a casa stanco, rifare circa a volte un'ora di cammino, e ritorna a casa, mangia, ci sono i problemi dei figli, la moglie, tutto quanto, e poi alla fine si mette davanti al televisore per dimenticare qualche cosa e poi va a letto. E il giorno dopo è esattamente la stessa cosa. Se lo avvicini in autostop, chiedendogli umilmente un passaggio, intanto gli dai l'opportunità di avere accanto a sé uno che forse ha desiderato sempre avere, un uomo della Chiesa, un sacerdote, un frate, al quale rivolgere delle domande intime, che sa di poter domandare e dal quale sa di poter ricevere delle risposte autorevoli. E soprattutto sa anche che non ci saranno conseguenze, non ci vedremo più. Quindi non deve temere, ripercussioni, giudizi, e quindi si apre profondamente ed esprime il suo cuore. Quanti chilometri ha percorso? Io ho percorso, facendo i conti, ho circa 80.000 chilometri, 2 volte il giro del mondo. In quanti anni? 17, 18, 20 anni. Ne ha viste un po' di cotte e di crude, immagino, no? Ho visto di tutto e devo ringraziare questa esperienza perché mi ha dato la possibilità, direi più di una laurea. Giovanni Paolo II diceva che l'essere stato tra gli operai gli era valso più di una laurea, e per me l'autostop mi è valso più di una laurea, perché mi ha posto a contatto con molte problematiche, e a volte mi lasciavano anche spiazzato, però mi costringevano poi allo studio, mi costringevano alla verifica, ad entrare in biblioteca, a consultare. Poi pian pianino mi sono fatto il mio gruzzoletto e adesso mi muovo con una certa facilità. I primi tempi ammetto che sono stati piuttosto duri e uscivo fuori come un vascello cannoneggiato, però reggevo ugualmente, però ero pieno di difficoltà. Padre, perché la Chiesa vieta e condanna lo spiritismo? Cioè la Chiesa vieta e condanna lo spiritismo perché ha delle ragioni. Le ragioni innanzitutto sono dottrinali. Il primo approccio che la Chiesa fa con questi fenomeni, o anche fenomeni di visioni, apparizioni, è sempre un approccio dottrinale. Prima di addentrarsi nei fenomeni vede se ciò che viene detto collima con la professione della fede, con il credo.
Quando vede che ciò non collima, nel mondo dello spiritismo era tutto un disastro, contro i sacramenti, la Chiesa, l'istituzione, e chi più ne ha e più ne mette. E questo qui già bastava. Poi c'era l'esperienza delle notizie che giungevano da queste sedute spiritiche, stati di allucinazione, anormali, mobili che si muovevano. E l'allucinazione produceva che un volume diventasse più piccolo, poi diventava più grande, allucinazioni. Io ho incontrato uno spiritista il quale, sempre un po' nel buio, a un certo momento ha visto che le gambe di uno si erano ritirate, erano rimasti i pantaloni, un'allucinazione. E lui si rimproverava che non aveva legato i pantaloni per verificare se questo era vero. Ma dico che non l'avrebbe mai fatto, perché il clima era quello della suggestione e dell'allucinazione. Molti sono diventati anche pazzi quando hanno visto mobili che si muovevano e situazioni del genere, non sono riusciti più a capire la realtà, l'ordinarietà della realtà. Si sono trovati di fronte a una creazione misterica, animata da forze occulte che venivano chiamate spiriti, che venivano invocati nello spiritismo, diciamo, forte, venivano invocati per ottenere risposte anche quanto alle questioni più pratiche, no? Alle questioni economiche, sentimentali, eccetera. Però anche, padre, se permette, anche per semplice devozione dei defunti. Cioè, chi si avvicina allo spiritismo lo fa anche per sentire se i propri cari sono in paradiso, in purgatorio. C'era anche questo aspetto nel pronunciamento che venne fatto nel 1917, quindi non oggi, già allora in pieno esplosione. Nel 1917 parliamo di 40-50 milioni di spiritisti nel mondo, quindi un fenomeno enorme, dove si presenta anche, se era possibile, partecipare a sedute che hanno l'apparenza di onestà e di pietà. Quindi un contatto con le anime dei disincarnati, perché una delle caratteristiche dello spiritismo è quello della reincarnazione. Anche chi